Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere cosa ti riserva a luglio 2024, questo mese così caldo. Vediamo quali sono le più grandi sorprese, come indirizzare la nostra evoluzione spirituale in tal senso rispetto a quello che il nostro programma d'anima ha in serbo per noi. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, faremo una fila oracolare per vedere un po' in generale dove si orientano e poi faremo una croce celtica affinché possiamo andare a vedere nel dettaglio da cosa siamo animati, cosa arriva e come adoperarci al meglio verso la nostra missione interna. Ok, vediamo bilancia. Mettiamo una, poi mettiamo l'oracolo delle porte, poi mettiamo i tarocchi oracolari, poi ci mettiamo un altro oracolo delle risposte, poi ci mettiamo la sezione amorosa con i miei oracoli lui lei infallibili su ciò che veramente chiama il tuo cuore e come si comporterà una persona, cioè vediamo cosa stai attirando a te. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Poi ci mettiamo le altre a sostegno sull'amore, poi ci mettiamo l'oracolo della magia, ok ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e vediamo qual è il nostro viaggio di questo mese. Luglio 2024 bilancia. Informati e fai delle ricerche. Hai bisogno di maggiori informazioni riguardo a questa situazione? Analizzala attentamente prima di procedere. Ti vedo analitica o analitico su una questione in particolare in questo mese. Ti vedo fare delle ricerche su qualcosa. Sappiamo che la conoscenza rende l'uomo libero e quindi la conoscenza che arriva con la consapevolezza ti permette di fare azioni determinate verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Ecco, ti vedo alla ricerca di informazioni su qualcosa. Adesso andiamo a vedere come si orientano le carte. Vediamo un po' qual è la porta. La porta delle stelle. Vuoi realizzare un sogno in questo mese? La porta delle stelle mi parla della realizzazione di un sogno, ma soprattutto dell'adempimento di alcuni obiettivi che tu, scusami, farai in questo mese, laddove però ti dà un unico monito questa carta. La tua autenticità vera, che ha a che fare senza orpelli, senza maschere, senza... Tu vinci in questo mese se, e solo se, ti comporti naturalmente. Dire ti comporti naturalmente può essere difficile. Perché ti dico questo? Magari molti di voi mi potete dire io sono naturale, io sono autentica, però siamo condizionati da alcune credenze. È come se le ricerche che fai in qualsiasi ambito devono essere orientate a manifestare una tua autenticità vera che ha a che fare con quella parte di te che non ha, la parte bambina diciamo, che non ha costrutti, quella parte che vuole uscire. Cioè, come se queste due carte, no? Questa è la parte analitica, analisi, ricerche, questa è la parte autentica. Abbiamo questa dicotomia tra l'analisi mentale e le stelle. Ti dicono segui piuttosto le stelle. Cosa significa seguire la stella? Seguire la bellezza piuttosto che l'analisi.
Quindi in varie circostanze in questo luglio segui più che altro la bellezza. La bilancia è dominata da Venere. Tu sei bellezza, come tutti, però la tua bellezza è quello che ti piace davvero. Segui veramente quello che ti piace davvero e vincerai, ti dice questa carta. Non farti condizionare, mi dice. Vediamo cosa dicono i tarocchi oracolari. Tu sei un mago. Il mago mi parla di manifestazione di obiettivi in questo mese, Manifestazione di obiettivi, ti dice puoi realizzare qualunque cosa, con questo assunto qui però, Assumi il controllo della tua vita, sei in grado di manifestare ciò di cui hai bisogno per avere successo. Ti dice tu puoi tutto, con un unico monito. Segui la stella che è dentro di te. Segui la stella, segui l'anima e non l'irrazionale. Segui l'anima e non il razionale. Utilizza il razionale al servizio dell'anima. Vediamo cosa ti dice l'oracolo delle risposte. Latte e miele è una carta di grandissimo godimento, mi dice che questo è un mese in cui tu godrai, questa è una carta di inoperosità a livello fattivo, ovvero una carta di grande godimento dove ti godrai, mi dice questa carta, ti godrai i frutti del tuo lavoro spirituale e del tuo lavoro di fatto. Mi dice che è un mese in cui ti sentirai un grande potere nelle mani, di poter manifestare qualunque cosa, e questo potere ti arriva per il lavoro che hai fatto su te stessa o su te stesso. Questo è il mese in cui godrai di questi frutti, a più livelli, Mi parla di obiettivi personali raggiunti, mi parla di momento di godimento. Vediamo cosa ci dice sull'amore. Sull'amore ci dice qualcuno ti amo, qualcuno si dichiara amore dichiarato, incredibile. Qualcuno si dichiara e ti dice ti amo e vivrai un momento di alto godimento, in questo mese. Assolutamente sì, alto godimento. Vediamo cosa ti dice l'oracolo della magia. Sì, giardino, da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Guarda ragazze e ragazzi, questo è un mese di grande abbondanza spirituale e materiale, perché ti dice che da quello che succederà in questo mese, da questa espansione spirituale, raggiungimento di obiettivi che hanno a che vedere con più fronti della tua vita, anche a livello amoroso relazionale, se conosci una persona nuova per esempio, oppure se stai già vivendo qualcosa di idilliaco, di meraviglioso, da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Ma anche sul piano, sull'aspetto lavorativo, perché il mago mi parla anche e soprattutto di lavoro, con le stelle mi parlano del lavoro dei sogni, del lavoro che ti porta a guarigione, di un lavoro che è predisposto per te, nascerà qualcosa di meraviglioso da questo, È una bellissima stesa. Una bellissima stesa. Vediamo cosa ci dice adesso la croce celtica per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. Luglio 2024. Allora, energia attuale. Sfida. Subconscio, mente cosciente, passato, futuro, il tuo approccio, le influenze esterne, speranze o paure e il risultato. Allora, vediamo un po'. Energia attuale. Qua abbiamo il Papa, ti vedo in una situazione di grande responsabilità, vedo che hai delle grandi responsabilità in questo mese, delle grandi responsabilità e soprattutto tu assolvi a una lezione spirituale già appresa. Ti vedono come guida spirituale anche, delle persone ti vedranno come guida spirituale. Vediamo qual è la sfida. Il sole mi parla di felicità. Magari non hai ancora raggiunto la felicità che vuoi, mi dice. E ti stai informando su come raggiungere, no, questa felicità in più ambiti. Il sole mi può parlare anche di figli,
magari ti senti responsabile anche dei figli, non vedi ancora i figli completamente felici, oppure ci sono difficoltà inerenti ai figli, però che si risolvono in questo mese, e stai cercando di capire come. Vediamo su cosa focalizzi l'attenzione. Il 9 di coppe sul tuo benessere personale. Ti dico, in questo mese raggiungerai degli obiettivi personali che ti daranno un grande benessere personale, perché il 9 di coppe qua mi parla del fatto che tu raggiungerai un obiettivo o più obiettivi e energia di amor proprio, grazie al tuo fare, al tuo essere. Raggiungimento di alcuni obiettivi importanti. Vediamo il subconscio. Il mago, sei animata nel subconscio da un grande potere creativo che ti permetterà di manifestare un desiderio o più desideri in questo mese. Passato, hai avuto col paggio di bastoni un grande fermento interiore, forse anche l'inizio di una cooperazione lavorativa, un grande fermento interiore vedo in te nel recente passato, che ha portato adesso a prenderti la responsabilità di alcune cose, sentirti matura o maturo per alcune responsabilità, e qua manifesti qualcosa di importante per il tuo benessere personale. Vediamo che succede qua. Qua abbiamo il cavaliere di denari, vedo anche delle entrate di denaro che ti permettono di essere contenta o contento. Sì, che ti permettono anche di goderti dei momenti di serenità, Sono bellissime carte queste, Forse col sole a blocco non raggiungi ancora completamente quello che vuoi, però sei sulla strada. I tarocchi ci servono a vedere qual è la verità delle cose al di là dell'apparenza che inganna. Vediamo com'è il tuo approccio. Qua abbiamo un 4 di spade, stai attendendo, magari, oppure ti stai godendo i frutti del tuo lavoro già svolto. Vediamo le influenze esterne. Qua abbiamo un re di denari. Diciamo che all'esterno ti vedono come una persona responsabile, una persona di cui ci si può fidare. Hai anche responsabilità rispetto alla tua famiglia, che hai preso in carico, che hai in carico. Diciamo che va tutto bene in questo mese. È come se ti potessi godere i frutti del tuo lavoro svolto. All'esterno hai anche una persona di spessore che investe su di te a livello lavorativo, Mm. Vediamo un po' quali sono le tue speranze e le tue paure. Qua ci sono le paure, 9 di spade. Hai paura di non raggiungere i tuoi desideri. Hai paura magari di non raggiungere proprio la felicità. E allo stesso tempo è anche la tua paura di raggiungere la felicità, perché questo mondo è duale, vogliamo una cosa ardentemente e allo stesso tempo ne abbiamo paura. C'è la paura di essere completamente felice qua, su cui dobbiamo lavorare, e lo fai tranquillamente con il lavoro che vi dico sempre di fare nel mio canale. Vediamo qual è il risultato. Risultato 10 di coppe, meraviglioso. Avrai una felicità straripante su più ambiti, sia a livello familiare con i figli, sia dal 9 passiamo al 10. I tuoi desideri soddisferanno anche i desideri della famiglia, cioè vi troverete in perfetta cooperazione qua, vedo. Se c'erano problemi con i figli o per i figli o dei bambini, o tu magari non ti senti abbastanza, no, eh, predisposta verso i tuoi figli o predisposto o verso i bambini, mi parlano anche di bambini qua molto. Io ti dico una cosa, qua io vedo tanta felicità in questo mese, al bando ogni tuo tipo di paura. Vedrai risultati concreti. Se per esempio eri in ansia per dei figli che non avevano lavoro, qua vedo una grande riunione che ti daranno anche delle belle notizie sui figli. Comunque vedo una felicità a tutto tondo, su più piani. Se per esempio abbiamo anche qui, siccome parlando d'amore vi dice ti amo, qua amore dichiarato, no? Io vedo che qua nell'amore mi dicono che una persona che magari aveva delle responsabilità lavorative o anche con dei figli, io vedo che ci sarà un incontro a poco e poi in questo mese ci sarà un grande incontro. Cioè un incontro a poco che vuol dire che ci si organizza e poi io qua vedo una grande riunione. Se parliamo proprio d'amore, che non c'è nessuno, io ti vedo molto concentrata sulle tue responsabilità familiari o anche sulle tue responsabilità di figli o sul lavoro. E quindi ciò verso cui si concentra l'attenzione e la stesa è il tuo soddisfare, la tua soddisfazione personale. Io qua vedo che puoi incontrare una persona di spessore che
ti darà molto, si dichiarerà a te, dopo tanto tempo. È una stesa molto bella. Vediamo di cosa parla quella realizzazione del 9 di coppe, del 6 di coppe. Figli, bambini, la realizzazione di un tuo desiderio che da tempo anche stavi chiedendo, di un tuo obiettivo personale. Vediamo questo cavaliere di denari. La torre. Diciamo che c'è un recupero di una situazione che era andata giù da un punto di vista economico, lavorativo. C'è un recupero di una situazione a poco in questo mese e a fine mese vedrai i risultati. Vediamo un po' le influenze esterne. Re di denari, 9 di denari. Raggiungerai l'equilibrio economico in questo mese, a fine mese. Una persona ti darà anche di più se facciamo per esempio un lavoro autonomo. Sì, vedo il raggiungimento di un benessere tuo personale e lavorativo in questo mese. E anche una persona che magari è fuori per lavoro, che è più concentrata sul lavoro, ti darà quello che vuoi da metà mese in poi. Una persona che magari era molto concentrata sulle sue responsabilità di lavoro, denaro, la puoi conoscere in questo mese, e vedo che ritorna l'amore per te a fiorire. C'è un 10 di coppe meraviglioso lì, Sì. Vediamo questo 10 di coppe. 5 di bastoni. Se c'erano problemi in famiglia o legati ai familiari, si risolvono. O questa persona o tu avete potuto avere dei problemi relativi al vostro entorno familiare o anche lavorativo, si risolvono, va bene? Una situazione che era caduta giù si risolve. Soprattutto mi dicono legata ai figli e ai bambini. Meraviglioso, ragazze mie e ragazzi. Vediamo cosa ci dice l'approccio sciamanico. Pachamama, sì. Allora, Pachamama è la terra, madre terra. Madre terra ti esorta, come la carta della porta delle stelle, a essere fedele alla tua indole naturale. Sii fedele alla tua indole naturale in tutti i campi, in tutti gli ambiti in questo mese. Poca analisi, più fedele alla indole naturale. Pachamama è la terra, nutri la tua natura. Ok, vediamo adesso che cosa ci dicono l'oracolo dei Sefirion. Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta. Quindi se abbiamo avuto una situazione di difficile, possiamo incorrere in questa situazione dove tu cerchi di risolvere le cose, torna la quiete dopo la tempesta. Qua abbiamo avuto una situazione di responsabilità, di figlio, di famiglia importante. Vuoi manifestare secondo le tue credenze, un certo modo di fare, di agire, a poco ce la fai in questo mese, scavalcando una situazione difficile, andando incontro a una grande felicità, ok? La vostra natura, ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, seguite quella. Quindi, detto questo, ragazze mie, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Invito a condividere questo video con le persone che conoscete del vostro stesso segno della bilancia, proprio perché Pachamama e la Madre Terra incalza per il risveglio del collettivo e della coscienza. Salvatevi anche questo video, guardatelo ogni tanto durante il mese, proprio per il lavoro della scuola iniziatica che facciamo. E io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!